Dalle nuove scoperte relative a Göbekli Tepe, passando per la città più antica del mondo, Çatalhöyük, dai cadaveri radioattivi a Mohenjo-Daro nel 3000 a.C., dagli scavi di Canal Jordan all'antichissima città sotterranea di Derinkuyu. Avrete notato che ultimamente ho letteralmente perso la testa per l'archeologia misteriosa e per l'appunto oggi torniamo in Egitto, nella patria dei faraoni. Perché tutte le antiche civiltà, partendo dall'uomo del neolitico preceramico che costruì Göbekli Tepe, arrivando agli antichi egizi, potevano usufruire di un bagaglio di conoscenze condivise? Perché popoli antichi in giro per il mondo che non sono mai entrati in contatto fra di loro condividevano le medesime tradizioni religiose? Guarda, ieri ho pubblicato un post sul mio profilo Instagram, Olmeki, dal 1400 al 400 a.C. in Sud America. Sumeri, 4000 a.C., attuale Iraq. Göbekli Tepe, 10.000 a.C., attuale Turchia. Civiltà Giroft, attuale Iran, 3200 a.C. Uomo della pietra Scandinavia, 11.000 a.C. Maya, attuale Messico, 200 a.C. Tempio di Gangai Konda Cholapuram, India, anno 1000, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma facciamo un esempio più reale, più fondato. Ecco, abbiamo spesso parlato del collegamento geografico e temporale dei sacrifici umani. Ne ho parlato veramente nel dettaglio con date e luoghi che ricostruiscono perfettamente una storia relativa alla pratica dei sacrifici umani. E dai Maya nel 200 d.C. ai Sumeri nel 4000 a.C. nel cimitero di Ur, quindi dal Sud America all'attuale Iraq, dagli antichi egizi durante la prima fase della loro civiltà ai Cananei, dalle tribù africane agli indigeni australiani in epoche diverse, ritroviamo la pratica dei sacrifici umani all'interno di ogni popolazione antica, come ritroviamo la storia di un diluvio e di un'antica apocalisse generalizzata, dal diluvio biblico di Noè al diluvio sumero di Eridu con l'arca e un certo Utnapishtim che salvò la razza umana. Ti dice niente? Ecco, nello zoroastrismo troviamo le stesse medesime storie. In ogni religione antica si raccontano le stesse storie con protagonisti diversi. Questo perché sembra che la maggior parte delle antiche popolazioni potessero usufruire di un bagaglio di conoscenze condiviso portato dai cosiddetti civilizzatori. Ecco, anche in questo caso esistono dei civilizzatori in ogni cultura antica, in ogni culto e in ogni religione mai esistita. Questo deve assolutamente, e ripeto assolutamente, darvi la sveglia. Questo deve riuscire ad accendere il vostro campanello d'allarme interiore. Osiride, per esempio, visto che parliamo dell'antico Egitto, è ritenuto dagli antichi egizi l'inventore dell'agricoltura e della religione. Si riteneva che avesse regnato come civilizzatore e benefattore dell'umanità girando il mondo e condividendo la conoscenza. Chissà come mai nel 10.000 a.C. l'uomo della fine dell'età della pietra, senza che esistessero precedenti storici, mise in piedi un tempio in favore degli dei con blocchi di pietra a forma di T, alcuni dei quali arrivano a pesare anche 15 tonnellate. Questo dai 6 ai 7.000 anni prima dell'invenzione della ruota, ok? E indovinate, in quella precisa zona sorse l'agricoltura. Ma guardate che caso, vero? Osiride, ritenuto l'inventore dell'agricoltura e della religione, è l'uomo della fine dell'età della pietra che mise in piedi un tempio e scoprì l'agricoltura. Cioè abbiamo tutto di fronte agli occhi e non ce ne accorgiamo. Ci sono dei tasselli dall'antico Egitto all'uomo della pietra di Göbekli Tepe, passando dai Sumeri, che combaciano perfettamente, e una volta è un caso, due è strano e la terza volta però è una prova. Gli Apkallu dei Sumeri, arrivati dal mare, i quali portarono alle genti del posto la conoscenza, la scrittura, l'agricoltura, le leggi scritte e quant'altro. In Sud America, Viracocha era considerato come una delle principali divinità degli Inca e viene definito come il maestro del mondo perché mobilitò le genti del posto nei confronti dell'agricoltura e del sapere astronomico. Esistono dei civilizzatori in ogni cultura antica. Ogni cultura antica condivide lo stesso medesimo diluvio universale e le stesse medesime tradizioni religiose, come sacrifici, eccetera. Ora, questo, come detto in precedenza, o legittima una qualche sorta di interventismo o legittima l'esistenza di una civiltà pre-glaciazione molto più evoluta di quello che pensiamo che girò il mondo iniziando determinati popoli antichi alle proprie conoscenze.
perché nell'8500 a.C., quasi 5000 anni prima dei Sumeri, no, dico io, 5000 anni prima dei Sumeri, mentre l'uomo di Catalhoyuk viveva in questi graziosi appartamenti, la maggior parte delle altre civiltà in giro per il mondo vivevano ancora nelle grotte? Ecco, a quanto pare c'è qualcosa che non torna. E a questo punto vi chiederete cosa c'entri tutto questo con gli studi dirompenti del professor Corrado Malanga. Ebbene, cari amici, se come dice il professore le piramidi avevano uno scopo ben preciso correlato a determinate frequenze atte a creare una vera e propria fabbrica dell'immortalità, chi ha tramandato queste conoscenze altissime agli antichi egizi? Perché possiamo tranquillamente parlare di cose fuori dal mondo. Se gli egizi erano a conoscenza delle determinate frequenze e quant'altro, se gli antichi egizi erano in grado di creare un filtro passabasso a grandezza piramidale, signori, e allora si parla di cose fuori dal mondo. Proprio cose che vanno letteralmente in contrapposizione con la storia che conosciamo. E a questo punto torna utile la mia prima parte del discorso. Se sappiamo per certo che ritroviamo molte costanti religiose, architettoniche e di culto all'interno della maggior parte dei popoli antichi, cosa ci impedisce di pensare che anche gli antichi egizi siano stati iniziati da qualcuno? Per quanto mi riguarda, nel corso del tempo il mio pensiero in merito a ciò che può e che non può essere è mutato notevolmente, ok? Non sono una persona che si vergogna a mettersi in discussione pubblicamente davanti a decine di migliaia di persone, anzi, l'ho sempre fatto e lo faccio di nuovo se serve, anche adesso in collaborazione con il prof Malanga. Non me ne faccio di problemi. Da quando ho posto un'attenzione particolare nei confronti dell'archeologia misteriosa, man mano che portavo avanti i miei studi e le mie riflessioni, è, per forza di cose, nata in me un'idea molto più possibilista, voglio dire. La verità è questa, la verità è che se studi Göbekli Tepe ti passa lo scetticismo. Se Göbekli Tepe è stato costruito nel 10.000 a.C. dall'uomo della fine dell'età della pietra nel neolitico preceramico, e questa data è comunemente accettata dalla comunità scientifica, e allora tutto può essere, signori, punto. Tutto può essere. Ma parliamo dell'Egitto. Si dice spesso che l'Egitto sia così antico che nessuno sa in che modo sia nato, chi lo abbia fondato, e questo perché l'Egitto stesso è molto più antico di quanto non si racconti nei geroglifici. E proverò ad essere chiaro. Lo scriba Manetone, nel 300 a.C., si occupò di scrivere tutta la storia dell'Egitto, che era già in parte riportata sui muri dei luoghi più sacri, e grazie al suo lavoro si ebbe la storia più precisa e completa dell'Egitto antico che viene consultata ancora oggi. Manetone divise le dinastie in 30 dinastie. La prima di esse fu quella di Menes, che la fondò 3000 anni prima di Manetone, ossia nel 3100 a.C., e il problema è solo uno. Il problema è che l'Egitto è molto più antico, e la cosa che sconvolge è che Manetone scrive che prima di Menes l'Egitto era governato da semidei, e da questo nasce la costante del sangue blu e delle discendenze divine del faraone, che era diretto discendente della divinità. Ora, mi chiedo, che si debbano cercare prima della prima dinastia gli insegnamenti relativi alla funzione delle piramidi? Che ci sia un filo conduttore nascosto che collega insegnamenti ancestrali dati ad alcune civiltà antiche provenienti da una civiltà celeste pre-glaciazione? Che cosa ci sfugge? È forse questa la chiave? E visto che nessuno ha mai trovato effettivamente delle mummie all'interno delle piramidi, appurato che categoricamente non erano assolutamente delle tombe perché i faraoni sono stati ritrovati nella Valle dei Re e non nelle piramidi, a cosa servivano queste immense strutture? Vi lascio agli studi dirompenti del professor Corrado Malanga. Ebbene sì, è vero, un paio di mesi fa abbiamo pubblicato un lavoro sull'importante rivista scientifica Remote Sensing, che parla di quello che noi abbiamo scoperto all'interno della piramide di Khnum Khufu, quella che normalmente si chiama la piramide di Cheope, il cui vero nome è però Khnum Khufu, cioè il protetto da Khnum, questo vorrebbe dire, anche se io credo che con il faraone
non ci abbia niente a che fare questa piramide. Noi abbiamo nella Valle di Giza sostanzialmente 3 piramidi importanti, che sono Cheope, Chefren e Micerino, ma questi 3 nomi sono stati dati a queste piramidi sulla base di nulla. Non c'è nessun cartiglio, nessuna scritta, nessun documento che dice che queste 3 piramidi dovessero per forza essere le piramidi di questa allegra famigliola, che parte da Cheope, che era il babbo, e poi arriva Chefren, che è il figlio, e Micerino, che sarebbe il nipote. Premesso questo, e premesso che noi riteniamo che la storia, così come viene raccontata, è completamente avulsa dalla realtà, siamo voluti andare a vedere e a verificare con questa nuova tecnica che ci siamo un po' inventati sostanzialmente, e che si chiama SAR, radar ad apertura sintetica, cosa ci fosse all'interno della piramide. Beh, innanzitutto vediamo che cos'è questa tecnica, ma molto brevemente. Il radar, che è montato su un satellite e che gira circa 600 km di distanza, di altezza dalla Terra, manda dei segnali elettromagnetici. Questi segnali elettromagnetici rimbalzano su una certa superficie e tornano indietro, portando con sé delle informazioni, che sono informazioni sul luogo, sul punto preciso, e informazioni che potremmo identificare come informazioni energetiche. L'energia del punto che è stato colpito viene in qualche modo detectata dal radar e sostanzialmente messa in un contenitore di numeri che poi verranno elaborati. Quindi attraverso il radar noi possiamo sostanzialmente vedere come si muove, come ci siano piccoli movimenti che possano essere detectati dal radar stesso. Per esempio i ghiacciai possono essere monitorati molto bene, oppure vedere con questa tecnica come i terremoti abbiano modificato, facendo una misura prima e una misura dopo del terreno, come il terremoto abbia modificato proprio l'ambiente. La nostra idea era fare qualcosa di più. La nostra idea era vedere se si poteva quindi trasformare, come era stato fatto in realtà in passato, le informazioni che il radar ci dice, che sono informazioni elettromagnetiche, in informazioni fononiche, cioè in vibrazioni. Questo era già stato fatto tecnicamente, si conosceva bene la tecnologia del radar ad apertura sintetica. Quello che non si sapeva, che non si conosce, è come fare a far penetrare queste informazioni all'interno di strutture che sembrano opache. Sostanzialmente le strutture non sono opache, perché come noi sappiamo, per esempio, anche se noi siamo un po' sottoterra, non tantissimo, ma i telefonini funzionano lo stesso. Quindi i campi elettromagnetici penetrano nelle strutture, come potrebbero essere dei palazzi, e quindi perché no all'interno di una piramide. Il problema era come tirar fuori questi dati. E l'idea ci è venuta pensando sostanzialmente. Quello che si sapeva fare prima, guardando la piramide all'esterno, in 2 passaggi, perché ci vogliono 2 passaggi del radar per ottenere dei risultati, e per fare questo bisogna aspettare ben 16 giorni, perché è vero che il radar ripassa più volte sul luogo che noi vogliamo comunque fotografare, ma nella stessa posizione, sostanzialmente, quasi la stessa, ci passa solo dopo 16 giorni, almeno il radar che abbiamo utilizzato noi. E questo radar, montato su questo satellite, che è il Cosmo 2, sostanzialmente il radar non passa proprio nello stesso preciso punto, è come se scorresse in un tubo che ha un raggio, grosso modo, un diametro grosso modo di 1 chilometro. Quindi non c'è esattamente la stessa fotografia dei 16 giorni prima, però con opportune tecniche si possono manipolare i dati
e riuscire a ottenere una figura sostanzialmente tridimensionale dell'oggetto che noi vogliamo vedere. La prima cosa che noi abbiamo visto era l'esterno della piramide e in questo contesto ci siamo resi conto che la piramide di Cheope aveva effettivamente, come si vede e come qualcuno aveva postulato, fotografando la piramide in alcuni momenti della giornata, 8 lati e non 4. Cioè la piramide di Cheope è piegata all'interno. Ogni faccia è piegata, ogni faccia ha in realtà 2 facce. Ma questo, che sostanzialmente già si sapeva, ci ha permesso di vedere che lo stesso fenomeno c'era anche sulle altre 2 piramidi accanto. Anche le altre 2 piramidi hanno 8 lati. E questo ci permetteva di dire che quello che avevamo scritto più di un anno fa sul libro che avevamo pubblicato con Spazio Interiore e che parlava proprio delle idee che noi ci eravamo fatti sulla piramide di Cheope, questo ci permette di dire che era corretta la nostra idea, che queste piramidi dovessero avere 8 lati, perché funzionando ad acqua, come abbiamo scritto nelle nostre precedenti opere, l'acqua, quando scendeva sulla piramide e bagnava le facce di questa costruzione, avrebbe avuto la necessità di scorrere in modo ordinato e un sistema era quello di creare un percorso preferenziale dell'acqua che si poteva proprio ottenere facendo questo trucco, cioè trasformando una faccia in realtà in 2 facce incavate una dentro l'altra, così. Era allora corretto dire che anche le altre 2 piramidi presentavano lo stesso tipo di struttura? Certamente, di questo non se n'era accorto nessuno e solo il radar se ne poteva accorgere. Ma la fame viene mangiando e allora abbiamo pensato di poter utilizzare il radar per guardare dentro. Ma come si fa a guardare dentro? Non l'aveva mai fatto nessuno. Guardate che tecnicamente non è impossibile, perché il campo elettromagnetico utilizzato, la radiazione fotonica utilizzata, ha la capacità di entrare, come abbiamo detto poc'anzi, all'interno di una struttura piramidale. Ma a seconda dell'indice di rifrazione, diciamo così, del materiale, il raggio che entra all'interno della piramide, che è un raggio fotonico, si tratta di fotoni, può essere deviato, può essere riflesso, rifratto, come un comune raggio di luce che passa attraverso un prisma di vetro. Quindi noi le informazioni le potevamo andare a prendere dentro, ma come ritirarle fuori? E l'idea è stata addirittura farlo in un passaggio solo. Il radar si chiama ad apertura sintetica perché per guardare un oggetto che abbia una grandezza grosso modo di 1,60 m ci vorrebbe, secondo i calcoli teorici, un radar che ha un'antenna che ha una lunghezza di 12 km. Ora, capite bene che non si può mettere in orbita un'antenna di 12 km. Allora, l'inventore della tecnica SAR ha pensato di fare una sintesi. È per questo che si chiama apertura sintetica. Non uso un'antenna di 12 km, ma uso un'antenna più piccola, che in questo caso è circa di 6 metri, ma prendo le misure in un arco di 12 km mentre il satellite si sta muovendo. Questo è come avere un'antenna di 12 km. Ebbene, noi abbiamo sacrificato, diciamo, la perfezione delle immagini. Abbiamo detto, va bene, otteniamo pure un'immagine più brutta, un'immagine che abbia una risoluzione minore, la metà. Facciamo perciò un radar ad apertura sintetica di 6 km, solo 6 km. Ma negli altri 6 km facciamo fare al radar un'altra cosa e poi sovrapponiamo tutti i dati che abbiamo ottenuto. Nella prima parte il radar fa quello che di solito si fa, cioè prende le informazioni che sono sostanzialmente 4, x, y e z di ogni punto, cioè dove sei, dove stai. La quarta informazione è
l'energia del punto che sto guardando, cioè come esso sostanzialmente si muove, e invece nella seconda parte guardo solamente come i punti si muovono, con opportune tecniche che è inutile sostanzialmente descrivere qui, ma che fanno capo a una cosa che si chiama un algoritmo, che poi si chiama sostanzialmente trasformata di Fourier. Noi riusciamo ad avere una figura dal computer con gli opportuni programmi messi a punto da noi, ovviamente, e che quindi non ha nessuno nel mondo. Siamo riusciti a ottenere un'immagine colorata dell'interno della piramide. Perché? Perché tutta questa gigantesca piramide è come un grosso cubo di numeri, e il grosso cubo di numeri è come una torta. Noi la possiamo tagliare in tutte le direzioni che vogliamo, e quindi abbiamo una fettina di torta. Questa fettina di torta ci fa vedere tutti gli strati della torta: la cioccolata, la panna, i biscotti, quello che c'è, i canditi, che ne so. Però c'è qualcosa in più, perché questa fettina di torta non solo nel mio caso, nel nostro caso, dà delle informazioni su questa tomografia, ma in realtà, siccome ogni punto di questa fettina risente delle vibrazioni di che cosa c'è a destra e di che cosa c'è a sinistra, ecco che questa fettina di torta mi diventa una fotografia dell'interno della piramide presa in quella particolare posizione, usando quella particolare geometria. Quello che può succedere: cambiamo punto di riferimento, cambiamo fettina, facciamo diverse fettine e andiamo a vedere queste fettine, che sono sostanzialmente tomografie, che cosa ci raccontano. Ebbene, siamo stati in grado di capire che queste misure mostravano, anche da punti di vista differenti, sempre gli stessi risultati. E questi risultati quali erano? È semplice: come trasformare la piramide di Cheope in una piramide di cristallo. Ci si può guardare dentro e ricostruire con un'opportuna modellistica tridimensionale, CAD, Computer Assisted Design, quello che c'è lì dentro. E quello che c'è lì dentro e che abbiamo visto è il 99% di una struttura che prima era completamente sconosciuta. La piramide di Cheope che cosa mostra? Sostanzialmente pochissime cose. 3 stanze. La stanza che sta più in alto, sui 100 metri, che è la stanza del re, così la chiamano. E sopra il tetto della stanza del re c'è una strana cosa che si chiama Z, che nessuno veramente, al di là degli slanci di fantasia, è riuscito a capire a cosa serve. La stanza del re, attraverso una grande galleria che è inclinata, viene collegata alla stanza della regina, che sta praticamente quasi a piano terra, oserei dire. La stanza della regina, che non è proprio sotto la stanza del re, ma è un pochino disassata, la quale è collegata sempre con questo corridoio alla grande galleria, alla possibilità di uscire dalla piramide attraverso un percorso inclinato, e poi più sotto c'è un'altra stanza che viene chiamata stanza non finita, che è veramente sottoterra. Viene chiamata non finita, non si sa bene per quale motivo, perché se le cose stessero come devono stare, la piramide avrebbe 3600 anni, avrebbero avuto tempo di finirla, no? Queste strane domande che noi ci facciamo nella testa. Invece, la realtà dei fatti che noi abbiamo tirato fuori è completamente diversa. Facciamo un tour su questa piramide, facciamo finta di entrare dalla porta principale, che è stata scoperta a metà del 1800 in circostanze assolutamente misteriose che non vengono minimamente citate in letteratura. Tanto è vero che si entrava e si entra tutt'oggi da un buco fatto da Al-Mamun e dai suoi scagnozzi, che erano sceicco dell'epoca, il quale cercava probabilmente i tesori che erano dentro la piramide, e è riuscito in qualche modo a intrufolarsi nella piramide da questo corridoio scavato a mano sostanzialmente, che ancora oggi viene utilizzato dai turisti che vanno a vedere la piramide. Ebbene, le cose più interessanti forse le abbiamo scoperte sotto la piramide. Perché? Perché sotto la piramide, noi abbiamo la piramide davanti, sottoterra
abbiamo le cantine, si potrebbe dire così. Cioè una struttura fatta così, un corridoio che ci appare davanti, in cui si distinguono a pettine 6 stanze che vanno all'interno della piramide e altre 6 stanze che escono dalla piramide. È questa struttura che, tra parentesi, è collegata all'entrata della piramide attraverso un corridoio verticale che prima non si conosceva, deve servire a qualcosa. Strutture simili noi le abbiamo ritrovate all'interno di altre piramidi. Djoser, la piramide una delle 2 piramidi di El Arian e così via. Addirittura una di queste è completamente, quasi circondata, 3 lati, circondata da strutture simili. E queste strutture hanno, secondo noi, un compito, quello di bloccare, di fermare, di minimizzare le vibrazioni del terreno. Vi ricordo che nel libro che abbiamo scritto c'è chiaramente l'idea che la piramide sia una macchina che funziona con la vibrazione del vento. Il vento scuote questa gigantesca piramide, che allora era completamente liscia e che oggi invece è tutta schiccherata, si direbbe in Toscana, cioè fatta a scalette, perché i massi sono messi in modo tale da creare delle piccole scalette. Si può scalare, nel vero senso della parola, con grande facilità questa piramide, a parte che è vietato. Ma una volta c'erano pareti lisce, talmente lisce che avrebbero rispecchiato la luce del sole fino a vedere queste piramidi della valle dell'altopiano di Giza dalla Luna, pensate. Quindi la piramide vibrava col vento. Il vento agiva sulla roccia, soprattutto sulle parti in granito e su una parte di acqua. La piramide era, secondo noi, si riempiva di acqua fino a una certa altezza, la stanza del re, fino a una certa altezza la stanza della regina, succedeva poi qualcosa e dopodiché la piramide doveva essere svuotata dall'acqua. Per fare questo avevamo notato già che lo Z, che è questa struttura che si trova sopra la stanza del re, era sostanzialmente un banale filtro passabasso. Pensate, fatto di pietra. La struttura a tetto dell'ultima camera, dello Z, faceva in modo che tutte le vibrazioni entrassero come una lente di granito. Le vibrazioni entrassero e si convogliassero verso il basso. Le 5 stanze che ci sono, che oppongono granito ad aria e così via, sono costruite in modo tale che solo le basse frequenze entrano nella stanza di quella che si chiama stanza del re. Le simulazioni al computer che abbiamo fatto mostrano chiaramente che questo tipo di struttura produce una onda fononica monocromatica che va a sbattere proprio all'interno del grande sarcofago di granito nella parte sud. Cioè, se c'era dentro qualcuno, dentro questo pseudo sarcofago, chiamiamola vasca per sicurezza, questo raggio fononico andava a toccare la testa della persona che stava all'interno di questa vasca se egli avesse avuto la testa a sud e i piedi a nord. Cosa che noi non sappiamo, Però le simulazioni mostrano un raggio perfetto, piccolo, che va proprio in quel punto. E si tratta di numeri, di simulazioni, noi non ci possiamo fare niente, le cose stanno così, non ci siamo inventati nulla. La piramide, quindi, da noi pensata, era qualcosa che vibrava. Beh, se questo era vero, ci doveva essere un sistema tecnico
per cui le altre basse vibrazioni dovute al fiume Nilo che c'è vicino, al Cairo, al terreno, dovevano essere eliminate, perché solo una determinata vibrazione avrebbe dovuto colpire il faraone. Vibrazione fononica. E non solo abbiamo trovato questa strana struttura che da un punto di vista costruttivo è una struttura molto simile a quelle che vengono utilizzate per esempio in Giappone per evitare da un punto di vista sismico che i palazzi crollino. È lo stesso tipo di struttura che in un'officina meccanica dove ci sono delle macchine che producono vibrazioni, bene, queste macchine vengono poste proprio su strutture che sottoterra hanno la stessa forma di questa specie di pettine di pietra che serve sostanzialmente ad assorbire le vibrazioni. Ma non solo. Gli altri due lati, cioè il lato ovest e il lato est, hanno una caratteristica fondamentale, perché avendo la piramide davanti, noi vediamo che ci sono due corridoi che scendono sottoterra come se fossero due pezzettini di un diapason. Questi due pezzettini di un diapason scendono sottoterra a oltre 100 metri e una volta arrivate a ground zero, diciamo così, nella piramide abbiamo trovato due cose che sembrano due stanze da cui ripartono altri due canali che salgono più o meno sui 100 metri d'altezza. Questi due canali non sono orizzontali ma sono piegati. Se non fossero così fatti uscirebbero sostanzialmente dalla struttura della piramide, si vedrebbero. Invece sono piegati e arrivati a una certa altezza, più o meno all'altezza della prima stanza dello Zed, un po' sopra il tetto della camera del re, sono collegati da un corridoio orizzontale. Questo corridoio orizzontale al centro c'ha un altro corridoietto da cui parte una struttura che circonda lo Zed. A che cosa serve tutto questo? Beh, noi abbiamo nell'articolo pubblicato fatto delle ipotesi di lavoro. Non è che abbiamo la realtà in tasca, però era importante fare delle ipotesi. E l'ipotesi è: la piramide è lunga 230 metri, 229 metri. Quindi le vibrazioni che stanno a destra e che stanno a sinistra della piramide, nel terreno, per quanto basse siano di frequenza, si tratta di infrasuoni, non sono uguali. E la piramide vibra a destra e a sinistra in due modi diversi, proprio perché poggia fisicamente su un terreno molto grande. Allora c'è bisogno di un diapason di pietra che raccolga le vibrazioni della parte est e della parte nord, raccolga queste vibrazioni, le porti in alto, le faccia convergere attraverso questi corridoi in un unico punto dove le differenze di queste vibrazioni, quella di destra e quella di sinistra, si ammazzino tra di loro, si equalizzino e la piccola frequenza che rimane viene sbattuta attorno allo Zed, di modo che lo Zed non possa vibrare preferenzialmente con questa frequenza, perché sia a destra che a sinistra, che in alto, che in basso, che avanti, che dietro, è circondata dalla stessa frequenza e quindi si ammazza, tiene sostanzialmente lo Zed fermo su quella frequenza. Quindi lo Zed sente solo delle frequenze che arrivano dall'alto. È un sistema eccezionale. È chiaro che poi abbiamo trovato altre cose. Per esempio, nessuno si era accorto che c'è un corridoio, un passaggio che dalla entrata reale, quella scoperta a metà del 1800, questo corridoio in linea retta e parallelo al suolo va proprio a sbattere sull'inizio della grande galleria. Ma non c'entra dentro, perché la grande galleria c'ha un muro e di qua non si vede niente. Ma in alto alla grande galleria c'è un quadrato bucato
c'è una porta, c'è insomma un passaggio. E a che cosa cavolo serve tutto questo? E pensa te, che penso io, ci è apparso estremamente plausibile che quella fosse una uscita di sicurezza. Se infatti la piramide doveva essere in qualche modo a un certo punto della sua operatività piena di acqua, e se uno dei massi, dei 3 massi che sono stati trovati nel corridoio che va alla grande galleria dall'entrata, sono 3 massi giganteschi, sono dei tappi, si fossero bloccati e non si usciva più da lì. Invece, ecco che in alto, in una zona dove l'acqua non arriva, si poteva, faccio per dire, salire con una piccola scala, scendere dall'altra parte e riuscire attraverso questa galleria, che era un passaggio di sicurezza, a cui evidentemente gli egiziani avevano pensato, uscire dalla piramide. Il faraone o chi per lui, la gente, gli operai che lavoravano dentro, non sarebbero morti, perché se no nessuno l'avrebbe più potuti togliere da lì. C'era una camera nascosta sotto la camera della regina. Noi lo avevamo previsto nel libro che avevamo scritto, Cheope, la fabbrica dell'immortalità, si chiamava così il libro, si chiama tuttora così, la fabbrica dell'immortalità, perché in questo libro si diceva che la frequenza a cui la piramide vibrava in quel particolare punto era una frequenza fondamentale che aveva a che fare con la parte animica di quel povero disgraziato che stava all'interno della vasca collocata nella stanza del re. Da lì la vasca, che era circondata dall'acqua, perché era nell'acqua, ma dentro non ci stava l'acqua, perché per problemi idraulici l'acqua arrivava fino a una certa altezza, da fuori, dagli shaft, da questi 2 corridoi che servivano per far entrare l'acqua nella stanza del re e che evidentemente non erano preposti a far passare l'aria, perché è una vera e propria stupidaggine. Ecco, l'acqua si sarebbe fermata all'altezza del sarcofago, non avrebbe riempito il sarcofago. Dentro il sarcofago c'era una persona. La persona veniva irraggiata con questa onda fononica monocromatica e qualcosa sarebbe successo. Che cosa? Andando ad analizzare i numeri e facendo delle simulazioni, si nota come è altamente probabile che la frequenza a 3,89 Hz si mescolasse con la frequenza a 32,9 Hz, che è quella a cui vibra tutta la stanza se riempita d'acqua in quel modo. Il prodotto di questi 2 numeri dà esattamente 128, che è un 2 alla una potenza precisa. E questa è una cosa molto strana. La matematica di quelli che sarebbero dovuti essere gli antichi egizi era una matematica duale, si basava sul 2, una matematica binaria. Loro avevano una matematica fatta sulle formule, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e così via. Quindi ritrovavamo nella struttura delle piramidi non solo quei numeri che sono fondamentali, cioè pi greco, sezione aurea e questo strano numerino che compare ogni tanto, 4.32. Compare in tutti quelli che sono i calcoli che vogliono far vedere che l'universo è una struttura vibrante e armonica a quella frequenza. Che strano, no? Come mai gli antichi egizi sapevano esattamente che pi greco era 3, 14, 15, 9, 1? Cioè, non è vero che gli antichi egizi credessero che pi greco fosse un'approssimazione di 3 e 16, non è vero, perché loro hanno costruito tutti i pezzi che ci sono lì dentro esattamente proporzionali a un pi greco assolutamente corretto, così come a il numero della sezione aurea, 1,61, 8, 0, 33, 9, eccetera. Qualcuno glielo deve aver raccontato che c'era pi greco.
perché sennò gli antichi egizi, che non sapevano leggere, non sapevano scrivere, non avevano la ruota, non avevano la leva, non conoscevano il teorema di Pitagora, come potevano costruire la grande piramide di Cheope? Non lo potevano fare. Ebbene, sotto la stanza della regina abbiamo trovato un'altra stanza che noi avevamo predetto. Guardate che lì sotto ci deve essere un'altra stanza. Uno, perché c'è un buco nel pavimento tappato che nessuno guarda nella stanza della regina, e che è tappato perché serviva per svuotare. Quando le operazioni nella piramide terminavano, svuotare la piramide dall'acqua. Quindi in questo contesto la stanza della regina era come una vasca. Stappi il tappo e la vasca si svuota. Però, siccome l'acqua scende a grande velocità verso quella che sarebbe stata chiamata la stanza non finita, la velocità raggiunta dall'acqua sarebbe stata bestiale. E allora ci voleva una stanza che costruisse un polmone fatto in modo tale che l'acqua, entrando prima in questa stanza e riuscendone a grande velocità, ne avrebbe provocato il vuoto. Il vuoto avrebbe fatto in modo che l'acqua avrebbe rallentato e quindi il getto di acqua che arrivava a un fondo non avrebbe distrutto il pavimento della stanza, giustamente non finita, perché non c'era bisogno di finire una stanza che era solamente una specie di gigantesca grondaia dove entrava dentro l'acqua. Stanza da cui c'è un pozzo e sicuramente il pozzo, che non si sa dove va, ma te lo dico io dove va, riporta l'acqua al Nilo. Non è che ci vuole una fantasia eccezionale. Ebbene, nella tomografia che noi avevamo costruito di quel punto, vedevamo che sotto la stanza della regina c'era un'altra stanza e vedevamo che da quest'altra stanza c'era un piccolo canaletto. E guardate, questi piccoli canali si vedono molto male perché noi abbiamo rinunciato, come dicevo all'inizio, a vedere le cose piccole all'interno della piramide, perché l'apertura sintetica è in realtà una doppia apertura, una subapertura sintetica, come si dovrebbe dire in termine tecnico. E quindi per il momento questa tecnica non ci permette di vedere esattamente le cose come stanno, ma con grandissima approssimazione. Pensate che l'errore che noi facciamo grosso modo sarà 1,5 metri su 230 metri come misure. E poi c'erano delle altre cose, delle altre strutture. C'era qualcosa che sembrava una grandissima stanza, che non sappiamo assolutamente a che cosa potesse servire, proprio sopra la entrata principale, in alto, sopra, all'altezza dello Z, ma dalla parte opposta, c'è un parallelepipedo, noi abbiamo disegnato così, e che è collegato con 2 corridoi alla struttura che serve per equalizzare le vibrazioni dello Z. Questi 2 corridoietti che praticamente a livello di 100 e passa metri scorrono per tutto l'interno della piramide, andando da sud a nord. Credo che siano stati quei corridoietti, uno in particolare, che è stato misinterpretato dai giapponesi nel 2017, che hanno pensato che ci fosse lì un big void, cioè un grande vuoto, e hanno dato grande risalto a questa scoperta, no? Se uno si va a leggere gli articoli, sono articoli un po' risibili, perché vedete, loro cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa che ha utilizzato la spettroscopia muonica. Cos'è la spettroscopia muonica? Te devi avere una macchina fotografica per muoni, la metti dentro la piramide e la punti verso l'alto. Fai conto, loro l'hanno messa nella stanza della regina e l'hanno puntata verso l'alto. I muoni che vengono dallo spazio, che sono come degli elettroni, molto simili a degli elettroni, hanno la capacità però di passare molto più facilmente degli elettroni attraverso le pareti della piramide. E tutte le volte che incontrano un materiale diverso, per esempio un vuoto,
cambiano le loro proprietà, cambiano l'indice l'angolo di rifrazione. Questa macchina fotografica fotografa e lì hanno trovato 5 punti che gli fanno pensare che lì ci sia un vuoto. Loro non hanno la più pallida idea di questo vuoto come è fatto, se è orizzontale, verticale, se cambia di dimensioni, non lo sanno. Non sanno neanche se sono 5 vuoti diversi. Si sono inventati che c'era un big void, ma veramente se lo sono inventato. Cioè una cosa che da un punto di vista, se io fossi stato il riferi scientifico di quel lavoro non passava così. E in realtà per fare questa fotografia ci vogliono 8, 9 mesi, 10 mesi, a volte 2 anni e mezzo. Perché? Perché di muoni ce n'è pochissimi e quindi bisogna tenere la macchina aperta sempre con l'obiettivo aperto per catturare questi muoni. Il lavoro quindi fatto dai giapponesi, che aveva avuto un grande successo nel 2017, ipotizza la presenza di un big void proprio dove c'è uno di questi passaggi che passa sopra la grande galleria, quella che è piegata, che non è orizzontale, è piegata così. Sopra ci sono questi passaggi che collegano la struttura dello Z con la vera grande stanza che sta di qua. Qui sotto c'è l'entrata della piramide. Che cosa se ne deduce da tutto questo ambaradan? Che il grande la grande eco che è stata data alle scoperte del 2017 dell'Università di Nagoya non aveva proprio necessità di essere così in modo eclatante tirato fuori da tutti i giornali del tempo. Perché? Quello che fa l'Università di Nagoya spende 1.400.000 euro, perché così costa la macchina fotografica, 2 anni per farti una fotografia e poi l'interpretazione della fotografia fa morire da ridere. Invece noi praticamente in 2 mesi, 3 mesi, ci abbiamo messo di più, ma solo per capire bene che cos'era. I dati li abbiamo ottenuti, si ottengono in 30 secondi se volete, o bisogna al massimo aspettare 16 giorni per ottenere un secondo passaggio del satellite. A costo zero, facendo lavorare solamente un po' di computer, abbiamo avuto delle misure non indirette, dirette. Noi vediamo esattamente cosa c'è lì dentro. E avendo compreso questo, comprendiamo anche che le strutture che abbiamo scoperto sono in accordo con quello che avevamo scritto precedentemente. Guardate, la piramide è qualcosa che vibra, che funziona con la vibrazione, con il suono, nell'aria 342 metri al secondo, nell'acqua 1400 metri al secondo e nel granito 4000 metri al secondo. Il granito è più trasparente dell'aria, pensate, al suono. È incredibile questa cosa. E noi per la prima volta siamo riusciti a trasformare un segnale fotonico, cioè l'emissione radar, in una informazione fononica, come vibra la piramide. Pensate che la tecnica ci permette di vedere spostamenti di 1 millimetro. Sicuramente questa tecnica dovrà essere migliorata. Magari fra un paio d'anni ce l'abbiamo come app sul nostro telefonino. Sicuramente si può fare di meglio. Anche da un punto di vista di sviluppo del computer, degli algoritmi, però è già una prima importante scoperta che secondo noi, cioè secondo gli autori di questo articolo, è la più importante scoperta scientifica degli ultimi 70 anni. Permettetemi di dirlo, la gente ci potrà credere oppure no. Perché? Perché al di là del fatto che in questa gigantesca struttura si siano trovate delle cose, al di là di questo fatto,
al di là del fatto che si capisce chiaramente, studiando a fondo la struttura interna della piramide, che i responsabili delle ricerche sul campo, ed in particolare questo signore che si chiama Zakia Was, sapeva esattamente cosa c'era dentro, ma non l'ha mai voluto dire, cioè ha raccontato delle bugie alle persone, alterando la storia. Questa è una cosa importante che in una delle prossime conferenze dimostrerò in modo preciso, perfetto e inconfutabile. Al di là di questo, il problema fondamentale è che è evidente che la piramide di Cheope, Khnum Khufu, non è stata costruita dagli egiziani. Gli egiziani non potevano avere la competenza, la consapevolezza per poter andare 100 metri sottoterra per fare le cose che abbiamo scoperto lì. Soprattutto non avevano la cultura dei fotoni e dei fononi e quindi non potevano costruire una piramide che attraverso la vibrazione producesse un fenomeno che per chi mi sente parlare può sembrare abbastanza strano. Cioè, sostanzialmente, noi pensiamo che una persona veniva messa all'interno del sarcofago, quello che si chiama sarcofago, ma che non è un sarcofago, veniva colpito dalla vibrazione fononica, la sua parte animica si staccava e attraverso un aggeggio che si chiama tubo di Quink, che è un percorso di acqua sostanzialmente, ecco, che arrivavamo in fondo. In fondo, nella parte, nella stanza della regina, ecco che noi avevamo il faraone. Il faraone era messo in un apposito come si dice, contenitore, e lì assorbiva l'energia della parte animica, si rigenerava e poi alla fine la parte animica veniva staccata e tornava nel donatore. A quel punto si sarebbe svuotata la piramide e il faraone avrebbe continuato a vivere perché qualcuno gli aveva donato l'energia. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione perché capisco che è tanta roba e quindi ricapitoliamo. Il professore ha sperimentato e rivoluzionato l'analisi radar ad apertura sintetica, ottenendo risultati che di solito con quel determinato metodo di analisi non si ottengono. Così facendo è riuscito a guardare all'interno della piramide utilizzando un satellite. Ha scoperto stanze inesplorate ed è riuscito ad ottenere sufficienti informazioni per comprendere che in realtà la piramide era uno strumento in origine semipieno d'acqua che vibrava e che tramite le apposite simulazioni al computer si è scoperto avere un'estrema consapevolezza di quello che è il mondo delle frequenze. Dal tubo di Quink allo Z, che poi non è altro che un maxi filtro passabasso, dalle stanze nascoste all'assorbimento delle frequenze, tutto torna, come ho detto prima, ogni tassello si colloca al proprio posto e sulla base dei dati ottenuti il professore ha ipotizzato che tutto questo meccanismo servisse per interagire con la parte animica del soggetto che veniva messo all'interno di questa vasca e bombardato, irradiato da questo raggio a frequenze ben precise. Ma non solo, sono state trovate stanze sotterranee ed è stato trovato un mega diapason ficcato a più di 100 metri sottoterra che ripercorre parte della piramide con lo scopo, come spiegava il professore, di equalizzare poi quelle determinate frequenze. Ora, io vorrei farvi notare che queste non sono teorie prese dal sito di Jimmy l'ufologo di quartiere, ok? Attenzione, per quanto io su molte tematiche sia sempre stato titubante, c'è da dire che lo studio del professore che ha utilizzato il radar ad apertura sintetica è finito in pubblicazione scientifica sul remote sensing. Ecco, giusto per dire, non puoi dire credo o meno ad una scoperta è quella, è lì, alla portata di tutti e basta. Semmai bisogna studiare quanto basta per riuscire a comprenderne l'importanza di una scoperta del genere. Ecco, puntiamo a questo, ok? Perché per quanto mi riguarda siamo fuori di testa. Tutto il mio discorso iniziale serviva ad arrivare esattamente qui. Chi ha trasmesso queste conoscenze? Si legittima forse l'esistenza di una civiltà pre-glaciazione super progredita che esportò le sue conoscenze al mondo antico? E chi ha istruito questa civiltà pre-glaciazione?
Non so perché, ma a me ogni volta che parlo di questa ipotetica civiltà perduta mi viene in mente Atlantide e gli scritti di Platone. Davvero Platone si è inventato questa iperciviltà, oppure oggigiorno, con i nuovi ritrovamenti e collegando tutti questi puntini, ci stiamo rendendo conto che parlava della civiltà perduta che stiamo cercando? Cosa manca all'interno dei nostri libri di storia? Perché a questo punto è evidente che manchi qualcosa. Come diceva il professore, quando immetti i dati in un computer e quello ti dà un risultato, c'è poco da fare, ok? Se con i parametri che hanno rilevato hanno determinato poi che si andava a creare una determinata frequenza, quello è. Se tramite una pubblicazione scientifica e l'utilizzo di un satellite, signori, di un satellite, hanno scoperto all'interno di Cheope strutture mai viste prima tramite i radar ad apertura sintetica, quello è. Non ci si può fare niente e a questo punto c'è bisogno di porsi alcune domande fondamentali. E la prima, e secondo me la più importante, è questa. Ma mi spiegate per piacere come facevano gli antichi egizi ad avere tali conoscenze nell'ambito delle frequenze dell'ingegneria, riuscendo a costruire dei veri e propri meccanismi di cui noi altri conosciamo il funzionamento neanche da 100 anni su scala piramidale, migliaia di anni prima di Cristo? Ma guarda che è assurdo. E non mi vergogno a tornare sui miei passi, anzi, mi fa piacere. Ci sarebbe veramente da riflettere in merito a questi nuovi ritrovamenti. L'idea di Malanga funziona e più la studi e più funziona, e a parer mio la pubblicazione su remote sensing non fa che alimentare il suo lavoro e la presa di coscienza collettiva. Se la comunità scientifica prenderà in considerazione idee del genere, le persone eviteranno di bollare il tutto come fesserie complottiste, e quindi di conseguenza ci saranno altri che porteranno avanti questi studi e così via. Andiamo, non trovate alquanto fuori di testa pensare che gli antichi egizi avessero queste conoscenze? Il prof dice che non possono averle costruite loro, ma anche se le avessero costruite loro, signori cari, c'è bisogno di una parte di storia mancante. Quanto è antico allora l'Egitto? E chi ha tramandato conoscenze dell'ultimo millennio a queste persone? Gli egittologi sapevano di queste strutture interne? Perché nessuno si è mai reso conto che la piramide ha tutto un sistema con degli shaft per il riciclo dell'acqua? Cosa c'è che non viene detto? E perché? Dunque, alla fine di questo discorso, quali sono le nostre conclusioni? È semplice. Le nostre idee sulla piramide sembrano essere vere, sembrano essere confermate dal radar ad apertura sintetica. La storia che ci è stata raccontata non è quella che è scritta sui libri. Questo vuol dire che tutto ciò che dipende da quegli eventi storici rappresentati dalla piramide, questi eventi devono essere rivisti. Quindi l'uomo non ha 4.000 anni, come si dice nella Bibbia. Gli antichi egizi non hanno costruito le piramidi, soprattutto quelle della piana di Giza. I costruttori sono altri che ora non sono più qui e che 13.500 anni fa sono stati spazzati via da un evento cataclismatico che è stato registrato come la caduta di alcuni meteoriti sul nostro pianeta. Questi eventi hanno distrutto la società dei costruttori, la civiltà dei costruttori, di cui oggi non sappiamo sostanzialmente più nulla, a meno che non ci si possa fare delle ipotesi che sono interessanti anche come modus per capire che il nostro pianeta è stato anticamente abitato evidentemente da altre razze, da altre culture, da altre civiltà che ora non ci sono più. Quindi la religione cattolica non ha quelle basi, quelle fondamenta che crede di avere, cioè la religione cattolica non viene dall'ebraismo, perché l'ebraismo viene dalla cultura egiziana, ma questa cultura egiziana è un'altra cosa, quindi bisogna rivedere tutta la storia. E sostanzialmente è molto probabile che il nostro corpo sia costruito da 3 parti, che sono una parte animica, mentale e spirituale, come io avevo già scritto in altre opere, e che effettivamente
l'uomo, partendo da questo punto di vista, ora in poi, studiando con la nuova tecnica radar ad apertura sintetica tutti questi monumenti, cosa che stiamo peraltro facendo, ha l'opportunità di non solo riscrivere la storia, ma anche capire da dove egli stesso viene. È evidente che non a tutti è piaciuto il risultato a cui noi siamo giunti, perché rimette in discussione un sacco di cose che fanno dell'uomo un mistero ancora più grande di quanto non si sapesse e non si pensasse prima. La stessa massoneria se l'è presa subito con noi, perché noi abbiamo praticamente messo le mani nella marmellata della massoneria, cioè abbiamo sostanzialmente mostrato come le origini della massoneria e le origini cioè del movimento rosacrociano, che derivava da Amenofis III in qualche modo, ebbene, Amenofis III forse non era un antico egiziano, ma era qualcos'altro che veniva da qualche altra parte. A questo punto non ci resta che approfondire tutto ciò che abbiamo scoperto, fregandocene allegramente, cosa che stiamo facendo, di tutte le critiche che abbiamo avuto, soprattutto da quegli ambienti di natura ufologica, che probabilmente avrebbero voluto scoprire loro queste cose, ma che per fortuna o per sfortuna o per incapacità o per un caso, insomma, non hanno scoperto loro. E quindi, come ci siamo sentiti dire, non è possibile che voi abbiate scoperto queste cose, non è possibile che la piramide sia stata riempita di acqua, non è possibile. Non è possibile perché l'abbiamo fatta noi questa scoperta. Se l'avevano fatta loro andava bene, ma purtroppo l'abbiamo fatta noi e allora non è possibile. Bene, ne vedremo delle belle nei prossimi mesi perché noi intanto stiamo andando avanti. Che dire, signori? Per ora penso che non ci sia più niente da aggiungere. Io ringrazio il professor Malanga per essere finalmente passato dal canale per un intervento e rimango a disposizione per novità future ed eventuali evoluzioni che riguardino il suo lavoro. Per quanto mi riguarda, l'unione fa la forza ed è sempre il benvenuto. Per qualsiasi dubbio o approfondimento vi rimando al suo lavoro e per oggi, cari signori, è tutto. Io vi mando un grandissimo abbraccio, vi ringrazio di cuore per essere stati con me e vi invito, nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, a lasciare un like e a supportare l'informazione indipendente in Italia. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!